Ben ritrovati amici, questa è la serie video realizzata in collaborazione con RCE Photo Livorno che mi ha prestato un po' di attrezzatura e con la quale abbiamo testato sul campo per 2 o 3 giorni di seguito tanti apparecchi, tanti obiettivi, insomma tante prelibatezze. Oggi vi parlo di Nikon ZFC. Non fatevi ingannare, è una mirrorless anche se è mascherata, travestita da fotocamera vintage. Già, quelli come me che portano oggi i capelli grigi si ricordano benissimo di aver iniziato con queste camere, anche se c'è un pentaprisma. Non fatevi ingannare, ve l'ho detto, perché è una mirrorless a tutti gli effetti ed anche di quelle buone. Z, quindi abbiamo già capito che si tratta di una mirrorless, anche se c'è un finto pentaprisma, non fatevi ingannare. E poi dobbiamo dire che il sensore non è un full frame ma è un APS-C, quindi un sensore ridotto. Ecco perché l'abbiamo provata col 28 mm 2.8, un'ottica onesta, anzi un'ottica anch'essa un po' camuffata, sembra una cosa ma invece sa il fatto suo. Comunque parliamo della camera, una camera che al pari di altri brand che si sono lanciati in questo tipo di operazioni, mi viene in mente ad esempio Olympus con la serie OM, si richiamano assolutamente il passato e quindi io mi sento un po' a casa, salvo il fatto che questo pentaprisma finto maschera un sensore APS-C ed un mirino elettronico, un mirino che non è all'avanguardia o comunque insomma bello come quello della serie Z7 ad esempio o della Z6, un mirino con una superficie un po' ridotta, un passo un po' ridotto, se vogliamo anche il display posteriore è un pochettino meno performante di altri, però non è questo il senso della camera, una camera che non dimentichiamo fa 200 punti AF, quindi un sensore da 20 megapixel di quelli assolutamente prelibati e vi dicevo una raffica anche di 10-11 fotogrammi al secondo. Ben realizzata, il tocco vintage c'è tutto, soprattutto in queste ghiere che mi ricordano molto le macchine meccaniche, delle ghiere che però non sono propriamente in metallo, sono di plastica di qualità e forse qualcosina di più si poteva spendere. Mi spiace dire questa cosa perché comunque stiamo parlando di Nikon, insomma non c'è nulla da insegnare. Anche la conchiglia, chiamiamola così, che per l'oculare del mirino richiama proprio quelle di un tempo. Il display in questo caso è orientabile e tiltabile in tutte le direzioni. A me non dispiace, lo sapete, perché significa poterla utilizzare anche nelle posizioni più scomode. Cambiano un po' i comandi, sì, troviamo qui diciamo qualcosa di familiare, ma ovviamente dobbiamo fare spazio un po' a tutto e allora non abbiamo una ghiera, abbiamo un joystick con un pulsante al centro. Comunque la macchina, secondo me, la vita a bordo è comoda, c'è anche la slitta per il flash, però non è stabilizzato questo sensore, qualcuno potrebbe storcere il naso. La camera è molto leggera, l'ergonomia risente anche un pochettino di che cosa? Di 2 aspetti secondo me. La prima è quella che l'impugnatura, insomma forse un piccolo appiglio, una svasatura per aiutare la prensione della camera, che comunque è piccola e assolutamente leggera, poteva starci perché insomma va impugnata bene, potrebbe nella fretta, quasi quasi anche scappare di mano. La camera è piccola, leggera, però secondo me un piccolo scalino ci stava bene. E poi le ghiere non siamo più abituati. Io ne ho maneggiate tante, ma ammetto che non sono più abituato a muovermi con questo per la selezione ISO, con questo per la selezione dei tempi, anche se non nascondiamoci. Operazione nostalgia, perché poi basta selezionare il pieno automatismo e chi se ne importa, o comunque attivare delle funzioni AV, AT, eccetera, e quindi in questa maniera scavalchiamo quella cosa. Anche la sovra e sottoesposizione si comanda con una ghiera, eccola qua, è quella di destra. Talvolta può essere un po' faticosa o comunque non rintracciabile nell'immediato. C'è il comando di accensione come nelle vecchie camere e il pulsante però per la registrazione. I video sono quelli di oggi, 4K, si ferma a 30, non sono 60 fotogrammi, ma cambia poco. Me lo domandavo prima, a cosa serve o a chi serve una camera del genere? Una camera del genere, nel mio caso, è quella che si porta dietro quando si vuole viaggiare leggeri, quando vogliamo raccontare un po' quello che abbiamo visto. Il 28 mm
sa il fatto suo, è vero, non è il primo della classe, però avvicina il soggetto quanto basta per fare, non dico una macro, ma comunque qualcosa che possa mettere in rilievo il primo piano. Si comporta bene grazie anche all'elettronica, alle correzioni in camera, quando andiamo ad inquadrare invece uno scenario molto più ampio, tipico del 28 mm, e poi ci sono tutte le funzioni che equipaggiano una camera moderna. Due cose. Allora, da una parte abbiamo un sensore che, perché parlo bene di una camera che tutto sommato è una camera da 1.000 euro? Ne parlo bene perché 20 anni fa, eravamo già in area euro, con 1.000 euro non compravo neanche la metà delle prestazioni di una camera così, forse neanche un quarto. C'era una bella D700, ma non aveva queste prestazioni. Il sensore è un ottimo sensore. Mi spiace soltanto di questa camera che si sia risicato quantomeno su questo, lo sportelletto di batteria e della scheda. Questo è veramente disarmante perché è plastica, ha proprio di quelle verniciato bene, inganna, ma è plastica, è veramente. Questo mi spiace Nikon, sai che quando devo dirle, le dico, qui si poteva fare qualcosa di meglio. Durata della batteria? Assolutamente nulla da obiettare, dura parecchio. Il sensore, che era l'altra cosa che volevo dirvi, è di qualità. 20 megapixel in un formato APS-C che sanno il fatto loro. A me è piaciuto molto. Versatilità, leggerezza, che ve la mettiate al collo, in un borsello, è sempre dietro. A me è piaciuta e le foto che stanno passando, credo ve lo abbiano dimostrato. Diciamoci la verità, Nikon poteva fare qualcosa di più per il prezzo dell'obiettivo. D'accordo che è leggero, vabbè che è plasticoso, ma un paraluce potevano inserirlo nel prezzo e magari, perché no, anche una custodia semplice, pratica, come avviene per tanti altri concorrenti. Poi non dimentichiamo che comunque stiamo parlando di 300 euro, che comunque proprio economico non è. Le foto sono in linea con il prezzo proposto, gradevoli, colorate, correttamente sature, magari migliorabili in molte direzioni, ma a costo di spendere i soldi per degli obiettivi fissi che facciano il meglio in ogni singola direzione. Quindi possiamo dire che fa bene il suo lavoro e soprattutto è ben accordato con questa camera. Nell'obiettivo non è presente lo stabilizzatore e questo può diventare un problema quando viene abbinato ad esempio ad una camera come la ZFC che è sprovvista dello stabilizzatore sul sensore. Tenetene conto. L'autofocus è adeguato al rango dell'obiettivo sia per, lo abbiamo detto, per un prezzo che anche per le esigenze di un grandangolo, perché un 28 mm alla fine non deve lavorare molto con l'autofocus, è già a fuoco ad infinito in brevissimo margine, non serve agganciare uccelli in volo e si muove abbastanza velocemente e con precisione per portare a casa lo scatto. In conclusione direi che è un obiettivo interessante nel suo aspetto più ovvio, costituito da pesi, ingombri e poi non nascondiamocelo un prezzo che lo allontana anche parecchio da obiettivi fissi di pari luminosità. Quindi sì, ok, bene, mi è piaciuto il modo con il quale può avvicinare l'oggetto, inserendolo nel contesto ma anche evidenziandolo e anche con una certa piacevolezza, rendendolo sfocato comunque naturale anche se non è di livello eccelso, lo abbiamo detto, lì servirebbe obiettivi ben più costosi. La nitidezza va un po' aiutata diaframmando, ma è vero che è un'esigenza comune a molti altri obiettivi grandangolari e anche molto più costosi. Quindi assolutamente un giudizio positivo per praticità e anche per la qualità delle immagini che è più che mai soddisfacente. Giusto per darvi un'idea, ecco un paio di crop al 100% che vi mostrano la qualità complessiva dell'obiettivo, compreso questo fotogramma a destra che è l'angolo inferiore. Insomma, buono, vi ho detto, bisogna diaframmare a discapito però di una certa secchezza poi del dettaglio dell'immagine che potrebbe anche un po' disturbare, ma bisogna lavorare sui settaggi in camera. Uno sguardo al sensore, 4 scatti fatti per metterlo un po' in difficoltà e valutare quanto sia elastico o meno. In questo primo scatto, come potete vedere, 400 ISO, ma anche dall'istogramma vi accorgete che è volutamente sottoesposto. Sono quasi 3 stop. Vado a vedere cosa riesco a recuperare, recuperando per l'appunto i 2 stop e 7 che ho visto
e guardate che razza di file pulito mi si profila davanti agli occhi. Stiamo parlando di un 400 ISO, ma insomma, quando vi dicevo che con i soldi che si spendevano molti anni fa non si portava a casa certamente un risultato del genere, significa proprio questo. Vado a vedere invece un file da 1600 ISO nativo, cioè esposto per così dire correttamente, eccolo qua, quindi non c'è bisogno di... I 1600 ISO sono più che mai spendibili, ma guardate che pulizia anche nei dettagli. Voglio andare a vedere invece, rischiarandolo, recuperando, è chiaro che nelle zone scure si determina del rumore, lo possiamo vedere, ma è anche vero che l'ho portato a più 2 stop e che se andassimo a metterlo a visione, insomma, è praticamente illuminato a giorno. I 6400 ISO sono quelli che mi sono piaciuti un po' meno, non tanto per la qualità del dettaglio, non tanto per la lettura anche, cioè per la gamma dinamica, quanto per, vedete come si è colorato un po' di rosso, un po' come avviene su certi sensori Canon, avveniva ora fortunatamente un po' meno con quelli del nuovo corso. È evidente che qui la grana, il rumore, si percepisce il disturbo, ma senza dubbio. Però guardate questo scatto che invece è effettuato a 16.000 ISO, pazzesco, cioè sono condizioni di scatto che ci sognavamo un po' di anni fa. Chiaro, c'è una grana digitale, c'è quello che volete, ma c'è una spendibilità unica nel file. Piccola, compatta, leggera, ma capace di produrre foto, anzi per meglio dire file di qualità, dove difficilmente metterete le mani perché i colori sono saturi con tutte le impostazioni che potete scegliere, anche ovviamente il monocromatico, ma non ce n'è bisogno perché nasce proprio per viaggiare assieme a voi, per vedere qualcosa di bello, e invece che prendere lo smartphone avete una macchina fotografica e clic e il file è decisamente diverso. E allora amici, grazie a tutti, vi aspetto ai prossimi video, un saluto a RCE, il più grande negozio di usato in Italia, e anche questo articolo lo trovate da RCE Foto Livorno. È usato, sì, ma è praticamente nuovo.